Nel periodo di militanza in terza posizione, recte di collaborazione con terza posizione, quindi nel periodo 80-82. All'interno del vostro movimento c'era un dibattito sul tema delle infiltrazioni nella destra eversiva del tempo? Sì, e diciamo che io ero uno di quelli che se ne occupava in prima persona. In modo particolare questa, diciamo, attività di scrematura dei militanti della destra eversiva che potevano essere compromessi con apparati dello Stato, su che figure insisteva? Cioè su che figure erano in modo particolare incentrati i vostri sospetti, diciamo, in questa attività di inchiesta? Allora, i vertici di Ordine Nuovo e i vertici di Avanguardia Nazionale erano manifestamente collegati ai servizi segreti italiani. Ho spiegato a tutti e ho detto a tutti: attenzione, se per dire uno come Massimiliano Facchini cerca di nuovo di controllarvi o di controllarti, o Paolo Signorelli, cioè gli abbiamo anche organizzato gli agguati, cioè gli è andata bene a tutti, insomma. Massimiliano Facchini ebbe la sfrontatezza di proporsi di editare Quex, voglio dire. Di editare? Sì, me lo fece incontrare l'avvocato Bezzicheri, perché lui mi cercava. Dopo che uscì il primo numero di Quex, dove attaccavamo questa gente, Massimiliano Facchini mi cercò di contattarmi. Mi prese un appuntamento nell'ufficio di Bezzicheri, andammo e lui mi disse: ah, ma che bella iniziativa, un giornale dei detenuti politici, dai, facciamolo insieme, io posso mettere tanti soldi. E io gli risposi: guarda, giusto perché siamo nello studio dell'avvocato, te ne vai con le tue gambe, se no non te ne andresti. Cioè in pratica tentò di cooptarvi? Questo era il loro, facevano così, era proprio il loro, la loro prassi. modus operandi era quello di cooptare i ragazzi. Ma Giorgio Vale, perché è stato ammazzato Giorgio Vale? È stato ammazzato perché gli hanno detto: dai, mettiti un attimo calmo, vieni in Sud America da noi che ti addestriamo, ti insegniamo tante cose, tante tecniche, eccetera, eccetera. Glielo propose Carmine Palladino. E lui rispose a Carmine Palladino, istruito da gente come me: io delle chiaie non lo voglio vedere nemmeno in cartolina perché è uno sbirro. E infatti il giorno dopo, 2 giorni dopo, l'hanno ammazzato mentre dormiva. Veniamo a Paolo Signorelli. Lei l'ha conosciuto, Paolo Signorelli? Paolo Signorelli non posso dire proprio di averlo conosciuto, diciamo che l'ho visto 2 o 3 volte, l'ho conosciuto in carcere, ma per un attimo, e poi un paio di volte mi è scappato dalle mani. E invece la conoscenza prima della carcerazione era avvenuta Non lo conoscevo. Lei voleva uccidere Paolo Signorelli? Sì. Come mai non l'ha fatto? Perché andò latitante, cioè gli fecero un mandato di cattura poco prima che dovesse scattare l'operazione. Denunciata dai familiari la scomparsa del professor Aldo Semerari, criminologo, docente di psichiatria forense, più volte implicato in inchieste sul terrorismo nero. Dalla magistratura bolognese e da quella romana è stato più volte accusato di essere una delle menti dell'eversione neofascista insieme a Paolo Signorelli. La scomparsa del professor Semerari risale a mezzogiorno di venerdì scorso 26 marzo. Poco prima di quell'ora, secondo quanto ha riferito il figliolo, egli avrebbe lasciato la sua segretaria a Napoli, dove si era recato per alcune perizie, dandole... Sabato 27 marzo 1982. La famiglia denuncia la scomparsa del professore. Nel frattempo, una 128 Amaranto viene parcheggiata ad Ottaviano, in viale Elena, di fronte all'abitazione di Vincenzo Casillo, l'uomo più importante dello schieramento di Cutolo. Anche per Cutolo, Semerari ha redatto perizie compiacenti. Ma Cutolo e Ammaturo sono in guerra e Semerari ha fatto il doppio gioco, aiutando entrambi.
Domenica 28 marzo. Ancora nessuna traccia del professor Aldo Semerari, misteriosamente scomparso venerdì da Napoli. Per tutta la giornata carabinieri e polizia hanno compiuto perquisizioni e battute. Gli inquirenti ritengono che Semerari sia rimasto vittima di qualche banda camorristica del napoletano. La moglie del criminologo è da GR2. Radio Giorno. In relazione alla scomparsa del Semerari sono giunte alcune telefonate anonime a giornali ed agenzie di stampa. Gli inquirenti però ritengono trattarsi di telefonate di mitomani. In serata anche a Roma i carabinieri hanno controllato lo studio del professor Semerari alla ricerca di elementi che potrebbero chiarire il caso. Martedì 30 marzo 1982. Una lettera a firma Aldo Semerari giunge all'Unità. Nella stessa, Semerari afferma di essere l'autore del falso documento pubblicato dall'Unità giorni prima sul caso Cirillo, dal quale si desume la partecipazione alla trattativa per il rilascio del vice segretario della DC Enzo Scotti. I miei concittadini devono sapere che il mio comportamento è totalmente estraneo a ogni minimo particolare delle cose che mi vengono attribuite. Ben presto quel rapporto si rivela un falso grossolano. L'autrice dell'articolo, Marina Maresca, e l'allora direttore del quotidiano, Claudio Petruccioli, vengono travolti da una raffica di querele e costretti alle dimissioni. Ricostruiva tutta una vicenda che al tempo sembrava molto verosimile. Il problema è che era una vicenda verosimile ma non vera. Però il verosimile fu sufficiente a scatenare un putiferio dal punto di vista politico e anche accendere qualche lampadina. Per liberare Ciro Cirillo, presidente della regione Campania, rapito dalle Brigate Rosse, erano intervenuti sia il Sismi del generale Santovito, capo del Sismi, con cui collabora Semerari, sia Francesco Pazienza, Deus ex machina del Sismi, sia Raffaele Cutolo, tramite l'attività del suo uomo più vicino e fidato, Vincenzo Casillo. Proprio l'uomo vicino alla cui casa è stata abbandonata la 128 Amaranto. Fui avvertito a casa dal telefonista del servizio che era stato rapito l'assessore Ciro Cirillo. Abbiamo naturalmente fatto le prime ipotesi di lavoro durante la notte. La mattina successiva riprende la riunione, signor Presidente, e stabiliamo nel corso della mattinata di prendere contatto con quello che era l'esponente più di spicco della camorra napoletana. All'epoca Raffaele Cutolo aveva il controllo delle carceri, per cui andarono da Cutolo e chiesero il suo intervento sia all'interno delle carceri, sia nel territorio campano per cercare di scoprire dove fosse tenuto sequestrato Cirillo. Io alle ore 16 di quel 28 aprile sono andato direttamente da Roma nel carcere di Ascoli Piceno, dove io mi sono presentato come avvocato capo. Il Cutolo, per la verità, mi ha meravigliato perché dopo pochi minuti ha detto: guardi, lei non è l'avvocata Campro, perché a Castellammare di Stabia io non conosco Campro, né esiste nessun avvocato Campro. Mi disse che non voleva parlare e in piedi, io ho parlato per circa 20 minuti, mezz'ora, in piedi minacciava di interrompere immediatamente il colloquio. Dopo pochissimo tempo al SID, che era il servizio interno, si è sostituito il SISMI, il servizio segreto militare. Secondo la legge, il Sismi non ha titolo per occuparsi di affari interni, ma nel 1981 agisce ancora come un servizio deviato, manovrato da alti ufficiali iscritti alla Loggia P2, come il suo direttore Giuseppe Santovito e il colonnello Pietro Musumeci. Il loro obiettivo è coinvolgere Cutolo. Questi funzionari dei servizi affermarono di andare lì a nome dei vertici della Democrazia Cristiana. Il Cutolo ne chiese conferma e disse: se è così io voglio che venga qui anche qualcuno di questi signori. Cutolo ha detto: voi siete sbirri,
mi dovete portare uno che mi dà garanzia. Lei può venire? Giuliano Granata era il segretario di Cirillo ed era il referente immediato, diciamo così, del partito. Dico, io vengo, però il mio ruolo non è di garante. Posso venire in nome e per conto della famiglia Cirillo cercando di dare le più possibili garanzie. Dico, va bene, allora le dispiace se noi le prepariamo un ingresso al carcere di Ascoli Piceno. Siamo saliti nella stanza del direttore. Il direttore ha salutato i servizi segreti ed io capii che già li conosceva. E disse, un momento, mandò a prendere il detenuto Cutolo. Chiamò un paio di guardie carcerarie e dopo 10 minuti arriva Cutolo. Ciao, qua state, e chi mi avete portato? E Cutolo disse, io vi illustro un mio piano, però voglio sapere chi è che sta a garantirmi. Mi disse, signor Cutolo, Cirillo per me è come un padre. Se potete fare qualcosa, la famiglia ve ne è grata. Dice, vabbè, ma voi che poteri avete? E che poteri ho? Quelli soltanto di pregare. Dice, vabbè, adesso mi metto d'accordo con questi due sbirri. Era partita fino in fondo la trattativa con la Camorra come l'unica strada per poter condizionare le Brigate Rosse napoletane. Cutolo naturalmente pretese che a questi incontri intervenissero anche i suoi uomini di fiducia. E in quel momento i suoi uomini di fiducia erano Enzo Casillo e Corrado Iacolari. Erano tutti e due latitanti, però con la copertura dei servizi non correvano nessun rischio di circolare, di girare tranquillamente per tutta l'Italia. Ogni volta che entravano queste persone, e questo possono dichiararli tutti, io prendevo il telefono dal mio ufficio, telefonavo al ministero e dicevo, guardate, sono venuti Tizio, Caio e Sembroglio, Casillo e Iacolare, e il consigliere mi disse queste testuali parole: abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Cutolo innanzitutto disse, io per instaurare un rapporto con i brigatisti detenuti ho bisogno di qualche mio uomo che venga prima, parli con me e che poi vada in qualche carcere dove ci sono i detenuti politici. Dice, li mando a Palmi e loro parlano con i capi storici e vediamo che cosa ne viene fuori. Dopo alcuni giorni sapemmo che con una tessera dei servizi segreti Enzo Casillo e Corrado Iacolare erano stati nel carcere di Palmi. Poi non so, diciamo, esattamente che tipo di effetto ha avuto, però qualcosa si è mosso. È qui in studio stasera. Grazie di essere venuta, Maresca. Anche lei non aveva nessuna voglia di venire, ma il fatto che sia venuta denota il suo coraggio, perché lei è qui stasera per ricordare un suo errore. Ce lo racconti. Ma lei ha parlato della lettera di Semerari che arrivò alla redazione di quello che era allora il mio giornale. Cioè? L'Unità. L'Unità. Io vorrei che lei parlasse dei documenti che lei passò al suo giornale e che su quel giornale vennero pubblicati. Vorrei che raccontasse con molta semplicità, lo ha già fatto, ma vorrei che lo ricordasse qui stasera, ma molto brevemente, chi glieli dette, perché lei li credette buoni, quando poi quei documenti si rivelarono falsi. È un errore, tutti lo possiamo commettere. Dunque, quei documenti, anzi un documento in particolare, parlava per la prima volta di trattative nel carcere di Ascoli Piceno fra Cutolo, fra Camorra, servizi segreti e alcuni esponenti politici della Democrazia Cristiana, per cercare in qualche modo di liberare l'assessore regionale Ciro Cirillo, che all'epoca mettendo era di mezzo Cutolo perché desse una mano. Diciamo. Certo, c'erano varie voci intorno a queste trattative, quando una persona che si chiama Luigi Rotondi mi fornì questo documento.
Ma non solo questo, mi fornì altre notizie A corredo, diciamo. a corredo di queste accuse, insomma, rivelatesi false in parte. E per esempio parlò all'epoca delle famose cancellazioni sul registro dei visitatori del carcere di Ascoli, che poi sono risultate vere, insomma, questo per dire che questo Rotondi delle cose... Facciamo capire bene, cancellazioni dal registro delle visite di agenti del servizio, è così? Certo, come poi è stato anche dimostrato dalle relazioni... Gli agenti del servizio segreto che si erano andati ad Ascoli a parlare con Cutolo e la cui presenza venne poi abrasa dai registri. Peraltro inspiegabilmente, perché sarebbe stata anche loro attività istituzionale, insomma, Certo, contattare il boss. Comunque, vabbè, c'è ancora un'inchiesta peraltro in corso. Bene, io ebbi questo documento, fu pubblicato dal mio giornale. Ahimè. E io fui arrestata. Perché venne arrestata? Fui arrestata. Qual era l'imputazione? In un primo tempo l'imputazione era di reticenza, perché non volevo rivelare la fonte. Io credevo totalmente in questa fonte perché avevo motivo di credere, e come poi i fatti hanno dimostrato. Ero a Pozzuoli, nel carcere femminile di Pozzuoli, quando una sera i magistrati, che mi avevano già interrogato più volte, mi richiamarono di corsa di sera e io riconobbi su un divano lì di questa stanza una busta del giornale dell'Unità. Questi magistrati erano un'aria sbigottita, vennero tutti, il pubblico ministero, il giudice istruttore, e mi mostrarono una lettera, un'autografa firmata dal professor Semerari, chiedendomi conto di questa lettera, perché in questa lettera io venivo nominata. Cioè, scriveva il professore, forse costretto, come diceva lei, sono io il vero informatore di Marina Maresca, perché... Dunque, Semerari diceva in quella lettera che non il Rotondi, questo non lo diceva, ma insomma che la vera fonte delle notizie era stato lui stesso a dargliele, a lei. E che queste notizie soprattutto... No, ripeto questo perché... Certo, queste notizie erano vere, che anzi era una giornalista coraggiosa perché aveva... La vedremo poi quella lettera, ce l'abbiamo quasi. E io non conoscevo, non avevo mai visto Semerari. Lo dissi ai giudici, niente, poi è un altro mistero che si è aggiunto, insomma, alla adesso cercheremo di scioglierlo, perché noi abbiamo un'ipotesi su quella lettera. E poi come finì la storia? La storia, tra l'altro, furono giorni terribili, perché nel giro di 48 ore, poi dopo 2 o 3 giorni, credo, ebbi la notizia in carcere della morte orrenda di Semerari, di cui abbiamo visto prima. Nello stesso tempo, proprio nel giro di pochissime ore, ci furono 4 morti a Napoli per camorra, e 9 evasi dal manicomio criminale di Sant'Eframo. Quindi c'era un clima anche in carcere di terrore, tanto è vero che le autorità lì del carcere decisero addirittura di mettermi in isolamento perché temevano per la mia vita. Soltanto io ero forte del fatto che non mi sentivo parte in causa di queste vicende. Grazie Maresca. Io vorrei che adesso entrasse e parlasse con noi l'onorevole Claudio Petruccioli. L'ipotesi alla quale io, a distanza ormai di anni, diciamo, sono più affezionato, ma senza neanche aver poi dedicato più molto tempo alla vicenda, è questa. Io credo che, sapendo adesso l'itinerario vero, che al momento in cui pubblicammo non conoscevamo, di quei documenti, cioè chi fosse stato la vera fonte. Il Rotondi che appena ricordato dalla Maresca. Che al momento in cui abbiamo pubblicato non sapevamo fosse lui l'autore, perché sapevamo un'altra versione, un'altra cosa. Un'altra fonte. La fonte che conoscevamo in quel momento era la magistratura napoletana, che poi si rivelò non vera. Io penso questo, che ci fosse sicuramente un interesse di Cutolo a mettere in giro questa storia della sua funzione nella trattativa per la liberazione di Cirillo. Non so se... sono sempre ossessionato dal pensiero che qualcuno possa non seguirci, perché sono cose molto intricate.
Cutolo in carcere viene avvicinato da agenti del servizio segreto, è vero, mi corregga se sbaglio, perché interponga i suoi, diciamo così, buoni uffici, perché veda se si può fare qualcosa per liberare questo assessore democristiano Cirillo che era stato rapito dalle Brigate Rosse, di cui si ignorava la sorte. È così? Esatto, questo qui non è un'opinione, questa ormai è una ricostruzione assolutamente motivata dalle più diverse indagini. Aggiunge Petruccioli, Cutolo poteva avere interesse a Ecco, io ritengo che Cutolo sicuramente avesse interesse a fare, a mettere in circolazione queste notizie con un obiettivo chiaro. Cutolo aveva svolto una qualche funzione che sappiamo essere stata di rilievo per giungere alla liberazione di Cirillo e aveva evidentemente svolto questa funzione pensando che potessero venirgliene dei vantaggi. Qualcuno forse si era impegnato con lui, gli aveva garantito questi vantaggi. Questi vantaggi potevano essere vantaggi inerenti alla sua condizione di detenuto e di detenuto nel carcere di Ascoli, e quindi forse ci sono stati anche altri che hanno avuto interesse a mettere in circolazione in quella forma, cioè attraverso un documento falso che non era quello che non corrispondeva a quel documento che apparentemente sembrava, in qualche modo una versione che sappiamo oggi conteneva molti elementi di verità. Molti elementi di verità. L'hanno trovato decapitato a poche centinaia di metri dalla casa e dal castello di Raffaele Cutolo. Il cadavere è orrendemente sezionato, era in una 128 rossa, in una strada del centro di Ottaviano, alle falde del Vesuvio. Nel portabagagli il corpo del professore Aldo Semerari, le mani legate dietro la schiena, avvolto in una busta di cellophane, la testa in una bacinella di plastica color arancione, coperta da un asciugamani, era sul sedile a fianco del posto di guida. Giovedì 1 aprile 1982. Viene rinvenuto il corpo di Aldo Semerari. In tasca un assegno di 2,5 milioni a firma Umberto Ammaturo. Il compenso per la perizia. Dirà la moglie di Aldo Semerari, Elda Colasanti. Quando mi mostravo preoccupata per i suoi rapporti con la camorra, lui mi rassicurava, dicendo che difendeva entrambe le organizzazioni, per cui non aveva timore di vendette. Buongiorno, lei si chiama? Signor Presidente. Ammaturo, di nome? Umberto, nato a Napoli 21/5/1941. Senta, e lei dell'omicidio Semerari sa qualcosa? Io l'ho promosso e l'ho attuato. Senta, qual era la ragione? C'era un legame di Semerari con Cutolo? Sì, anteriormente al contatto del professore Semerari con noi, dico noi, con me, stava con Cutolo, faceva le perizie a Cutolo. Poi Stefano Giaconia, un palermitano, e assieme a Raffaele Ferrara, uno dei nuvoletti, me lo fecero conoscere e dopo un periodo il professore Semerari passò da quest'altro lato, perché avvocato all'epoca tutto si prendeva o stai con me o stai con l'altra parte, assurdo che possa essere. Quindi poi si rimise, per farla breve, nuovamente con Cutolo e lo sopprimemmo. Quindi la ragione era che si era rimesso con Cutolo? Sì. Senta, si ricorda la data di questo omicidio che lei ha confessato? Del professore Semerari? Sì, nell'82. Semerari, lei sa i rapporti tra Semerari e D'Ortensi? Semerari, a me mi dispiace parlare di un uomo di scienze che era veramente come psichiatra da grande, ma aveva delle idee pazze, ripeto, era più pazza di me, parlava di bomba, parlava di quello, un giudice le era antipatico, lo voleva fare ammazzare e io dissi no, io non ci voglio fare. Un mese prima della perizia, ve lo dico perché il signor pentito Ammaturo dicendo che l'ha fatto ammazzare perché ha fatto una perizia a me, non mi ha fatto mai perizia, un mese prima che lo arrestavano. Cioè, a lei lo revoco perché lo vedevo come me.